Vi è mai capitato di sentire il bisogno di prendere una pausa dalla vita di città? Dai ritmi frenetici di ogni giornata, dall'odore dello smog e dal rumore dei clacson. Giorno dopo giorno sembra che la vita diventi sempre più frenetica e asettica e noi ci sentiamo come staccati da noi stessi e da tutto il resto. Si vive con il pilota automatico e si ha la sensazione che sia andato perduto qualcosa di importante. Anche io spesso ho provato questa sensazione e la provo ancora qualche volta. Una soluzione che mi sta aiutando e che può essere alla portata di tutti è lo Shinrin-yoku, un rimedio giapponese per combattere lo stress e ritrovare il proprio equilibrio. Anche se apparentemente è una cosa così semplice, trascorrere del tempo in mezzo alla natura è un'esperienza che può rivelarsi estremamente positiva. Strappandoci per un momento dalle liste di cose da fare e dal sovraccarico di lavoro quotidiano, la natura riesce a ridimensionare la nostra prospettiva e a ricordarci che facciamo parte di qualcosa di miracoloso. Allo stesso tempo, la natura ci ricorda come sia tutto transitorio, imperfetto e incompleto. Gli alberi continuano a crescere e i fiori continuano a sbocciare, indipendentemente dai nostri problemi, che ci sembrano così pesanti e insuperabili. La natura è così com'è e accetta anche noi così come siamo. L'ambiente naturale ci permette di osservare e apprezzare l'attimo presente, in tutta la sua effimera bellezza. Lo Shinrin-yoku, in italiano bagno nella foresta, è una terapia relativamente nuova che ha avuto origine in Giappone. È nata proprio come esigenza del popolo giapponese, che dagli anni '80 in poi ha iniziato a provare ansia, attacchi di panico e forte stress, dovuti alla vita frenetica delle grandi metropoli. Lo Shinrin-yoku consiste semplicemente nel passare del tempo a contatto diretto con la natura e con gli alberi. Da una decina di anni le evidenze scientifiche hanno incluso questo metodo nella medicina preventiva, dimostrando come gli alberi possano farci del bene. I risultati rivelano un maggiore benessere mentale, un rafforzamento del sistema immunitario e una riduzione dei livelli di stress. Il battito cardiaco e la pressione arteriosa diminuiscono e pare che gli alberi emettano delle sostanze utili al nostro organismo. Inoltre si è scoperto che, dopo un bagno nella foresta, i soggetti avevano valori decisamente più elevati delle cosiddette cellule natural killer, che rafforzano le difese immunitarie contro virus e tumori. Dal Giappone lo Shinrin-yoku è diventato popolare in tutto il mondo. Nei pressi di grandi città, come ad esempio New York, sono state istituite delle zone verdi, adibite proprio al forest bathing, per usare il termine inglese. Anche da noi in Italia ci sono sempre più luoghi dove poter praticare liberamente questa salutare pratica. Non è necessario recarsi in un centro specializzato per praticare il forest bathing. Possiamo farlo anche da soli, semplicemente recandoci in un parco o qualsiasi altro luogo dove ci siano alberi e natura. Durante la nostra immersione nella foresta possiamo fare diverse cose. Innanzitutto mettiamo il telefono in modalità silenzioso e mettiamolo in tasca. Possiamo poi camminare lentamente e con consapevolezza, usare tutti i nostri sensi per esplorare l'ambiente circostante. Tocchiamo le cose che abbiamo intorno, la corteccia, i rami, le foglie e i fiori. Ascoltiamo i suoni della natura. Guardiamo a che punto del ciclo di vita si trovano gli elementi intorno a noi, se stanno crescendo oppure appassendo. Respiriamo a fondo e facciamo attenzione agli odori che ci circondano.
Possiamo trascorrere un po' di tempo in silenzio e sfilarci le scarpe per sentire la terra sotto i piedi. Possiamo meditare, fare yoga, stretching o semplicemente riposarci con la schiena appoggiata ad un albero. Osserviamo come ci si sente quando la foresta ci accoglie, senza fretta. Troviamo un luogo che ci piace e passiamoci del tempo. Diamogli un nome e costruiamoci una storia. Torniamoci un altro giorno, in un'altra stagione, e vediamo che cos'è cambiato. Creare delle tradizioni tutte nostre, che seguono i ritmi delle stagioni, può essere un bel modo per rispettare i tempi della natura e accorgerci del passare del tempo nella nostra vita. Fin dall'antichità i giapponesi prestano particolare attenzione alle stagioni, perché secondo loro sono degli indicatori visibili dei nostri ritmi naturali. Nella nostra vita moderna questi ritmi subiscono spesso degli sconvolgimenti. Infatti allunghiamo le nostre giornate con intense luci artificiali e ci sforziamo ogni giorno per essere sempre più produttivi. Le stagioni ci ricordano che non c'è bisogno di spingere tutto il tempo e che ogni sforzo richiede una pausa. Ci sono dei momenti per fare e dei momenti per ritrovare le forze. In qualsiasi periodo dell'anno potremmo metterci d'impegno e provare a osservare tutto ciò che ci circonda con tutti i nostri sensi. È da un po' ormai che sto cercando di passare più tempo in mezzo alla natura. Almeno una volta al giorno prendo una pausa da tutto il resto per camminare nel verde e rallentare il ritmo. Ho notato davvero dei benefici e mi sento in generale più calma e serena. Credo che sia fondamentale per noi oggi ricercare il nostro ritmo naturale e approfondire la nostra connessione con la natura. Fin dall'antichità gli uomini hanno vissuto nelle foreste, quindi il bagno nella foresta è qualcosa che sappiamo fare nel profondo, anche se molti di noi oggi l'hanno dimenticato. Il nostro corpo riconosce la natura come la propria casa e abbiamo bisogno di passare del tempo a contatto con la natura per ricordarci fino a che punto è preziosa la vita. E voi cosa ne pensate? Preferite vivere in città oppure in un posto più a contatto con la natura? Fatemi sapere la vostra opinione nei commenti. Vi ricordo di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto e vi invito a iscrivervi al canale se siete interessati a slow living, minimalismo e crescita personale. Grazie per essere passati di qui e a presto!